Stai preparando l'esame CELI? Se non sai di che cosa sto parlando, ti consiglio di dare un'occhiata a queste due video lezioni, le prime che ho pubblicato su questo argomento. Lascerò il link nella descrizione qui sotto. Italiano con Eli è il canale rivolto a chi vuole avverare il proprio sogno italiano. Se anche tu desideri entrare a far parte di questa comunità, non devi far altro che iscriverti e ricorda, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, sono una Neuro Language Coach e se ti va di conoscermi un po' meglio potresti dare un'occhiata al mio sito elisabettamacani.com, dove tra l'altro troverai una sorpresa. Se vuoi conoscere i 10 elementi essenziali per poter imparare l'italiano, potrai scaricare questa guida pratica dal mio sito e tra l'altro potrai decidere se leggerla in italiano, in spagnolo o in inglese. Lascerò le indicazioni nella descrizione qui sotto. Ma veniamo all'esame CELI. Innanzitutto ti ricordo che la parte C3 è quella che consiste nel completare 5 frasi con la parola mancante, una parola che deve derivare da un termine che ti viene fornito. L'esercizio consiste quindi nel leggere attentamente la frase e cercare di capire che parola deriva dal termine che ti è stato dato e naturalmente per prima cosa bisogna riuscire a identificare a quale categoria la parola appartiene. Potresti infatti dover scrivere un verbo, oppure un sostantivo, un aggettivo o anche un avverbio. Per aiutarti, adesso faremo un'attività. Ti farò vedere dei suffissi, ovvero l'ultima parte di alcune parole. Ti chiederò di pensare a quale categoria queste parole appartengono. Si tratta di un esercizio importante per riuscire poi a superare con successo questa prova. Dovrai scegliere tra sostantivo, maschile e femminile, aggettivo e verbo. Facciamo un esempio. Se ti dicessi izia, le parole che finiscono con izia, a quale categoria appartengono? Sono verbi? Sono aggettivi? O forse sostantivi? Prova a pensare a delle parole che conosci. Izia, come per esempio pigrizia o anche avarizia, è un sostantivo e si tratta di sostantivi femminili. Ricorda, le parole che finiscono con izia sono nomi femminili. E se ti dicessi izzare, a che tipo di categoria appartiene? Izzare, come per esempio memorizzare o anche ottimizzare. Si tratta di un verbo, ricorda, con doppia Z. Veniamo ora a aggio. Aggio. Si tratta di un verbo, di un aggettivo o di un sostantivo? La risposta è sostantivo maschile, come per esempio messaggio o ancora lavaggio. E le parole che finiscono in mento? Di che cosa si tratta? Mento, come per esempio appartamento o anche come stabilimento.
Tutti questi sono dei sostantivi maschili. E le parole che finiscono in azione, attenzione, una Z. La Z viene pronunciata in modo intenso quando è tra due vocali, quando è in posizione intervocalica. Quindi in una pronuncia corretta dell'italiano, per esempio, noi diciamo stazione, facendo sentire la doppia Z, ma attenzione nella pronuncia, non nella scrittura. Ti ho già dato la risposta perché facendoti questo esempio ho parlato appunto di stazione e quindi zione si riferisce sempre a dei sostantivi, quindi a dei nomi di genere femminile. La stazione, la posizione, ricordalo, è importante. E se ti dicessi il sostantivo ezza, come per esempio bellezza o anche come giovinezza, sono sostantivi femminili, sono nomi che riportano, diciamo, nel sostantivo una certa qualità. Da bello abbiamo bellezza, da giovane abbiamo giovinezza. E le parole che finiscono in oso, come per esempio orgoglioso, pericoloso, sono aggettivi. E le parole che terminano in ibile oppure abile, ibile come per esempio sensibile o anche comprensibile, e invece abile come tascabile, indimenticabile, sono chiaramente aggettivi. E le parole che terminano in ificare, come per esempio edificare, che significa costruire, o anche verificare, sono dei verbi. E le parole che finiscono in ismo, come per esempio ottimismo o ancora pessimismo, no, preferisco ottimismo però, di gran lunga, non mi piace pessimismo, non me ne vengono altre. Comunque cosa sono in questo caso? Sono sostantivi. E che cosa mi dici di evole? Come per esempio scorrevole, oggi il traffico era molto scorrevole, o anche lodevole, la tua iniziativa è molto lodevole. Sono aggettivi. Se hai un livello B2 dovresti essere in grado di indicarmi altri 2 esempi per ogni categoria. Guarda che aspetto il tuo commento, d'accordo? Perché abbiamo fatto questa attività oggi? Si tratta di un'attività di consolidamento che ti permetterà di preparare in modo più consapevole questa parte dell'esame CELI 3. Se questo video ti è stato utile, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividere il video con i tuoi amici o colleghi di studio. E naturalmente ti invito ancora una volta ad iscriverti, così avremo modo di rimanere in contatto ogni settimana. Ehi, hai voglia di praticare ancora? Guarda che ci sono altre lezioni. Hey, would you like me to speak English as well? Well, I usually don't do that because I think it's better for you if you listen to Italian language. But in any case, just let me know in case. Bye!